Don Puglisi. Il sorriso che sfidò la mafia. Don Giuseppe Puglisi, noto anche come Pino, è stato un sacerdote siciliano, noto per il suo impegno contro la mafia e il suo coraggioso lavoro pastorale nei quartieri difficili di Palermo, in particolare nel quartiere di Brancaccio, dove cercò di sottrarre i giovani all'influenza mafiosa. Don Pino Puglisi nacque il 15 settembre 1937 a Palermo, in una famiglia modesta. Entrò in seminario giovane e venne ordinato sacerdote nel 1960. Fin dai primi anni di sacerdozio, si distinse per la sua attenzione agli ultimi e agli emarginati, animato da un profondo senso del dovere sociale, oltre che religioso. Negli anni 70 e 80, Puglisi lavorò in vari quartieri di Palermo, impegnandosi soprattutto nell'educazione dei giovani. Una delle sue convinzioni fondamentali era che la criminalità organizzata potesse essere combattuta non solo con le forze dell'ordine, ma anche attraverso un cambiamento culturale che partisse dall'educazione e dalla crescita spirituale. Nel 1990 fu nominato parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, un quartiere palermitano pesantemente influenzato dalla mafia. Qui, Puglisi cercò di creare alternative all'attrattiva della malavita per i giovani, promuovendo attività educative e ricreative, supportando le famiglie e lavorando per una crescita sociale che si opponesse ai valori mafiosi. Nonostante fosse consapevole del rischio che correva, Puglisi non si fece intimidire dalla mafia. La sua azione costituiva una minaccia per i boss locali, poiché minava le basi del loro controllo sociale sul territorio. In più occasioni, Puglisi denunciò apertamente l'illegalità e la corruzione, attirandosi le ire dei capi mafiosi. Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, Don Pino Puglisi fu assassinato da un sicario mafioso davanti alla sua casa a Brancaccio. Il suo ultimo sorriso e la frase "me lo aspettavo" sono rimasti emblematici della sua accettazione del martirio per la giustizia e per il Vangelo. La mafia aveva compreso che la sua azione pastorale stava lentamente ma inesorabilmente sottraendo forza e consenso alla criminalità organizzata, agendo non solo sulla fede, ma anche sulla coscienza civile dei giovani e delle famiglie di Brancaccio. Don Puglisi era noto per il suo sorriso costante, anche di fronte a situazioni difficili. Una volta, mentre parlava ai ragazzi del quartiere di Brancaccio, disse loro: "Con il sorriso si possono rompere tante barriere". Per lui il sorriso non era solo un gesto di cortesia, ma uno strumento di disarmo, capace di far breccia anche nei cuori più induriti. Questo lo rendeva non solo un pastore amato, ma anche un leader rispettato. Una delle sue abitudini era quella di fare catechismo direttamente per strada, fuori dalla chiesa, nei luoghi più frequentati dai giovani. Anziché aspettare che i ragazzi venissero a lui, era lui a cercarli, incontrandoli negli spazi dove vivevano le loro giornate. Un giorno si trovò di fronte a un gruppo di ragazzi difficili, apparentemente poco interessati. Don Pino cominciò a raccontare loro una storia semplice, poi li invitò a riflettere, dicendo: "Voi potete cambiare, dipende tutto dalle vostre scelte". Il modo in cui parlava, diretto e senza moralismi, riuscì a catturare la loro attenzione e molti di quei giovani decisero di seguire il suo esempio. Don Puglisi aveva un legame speciale con i più poveri. In più occasioni, quando riceveva offerte o donazioni per la parrocchia, le ridistribuiva immediatamente ai bisognosi. Una volta, un parrocchiano notò che la parrocchia era sempre a corto di denaro e chiese a Don Pino perché non tenesse qualcosa per la chiesa. Lui rispose con semplicità: "Dio non ci farà mai mancare nulla". Questo dimostrava la sua fiducia nella provvidenza e il suo impegno per aiutare i poveri senza riserve. Uno degli aneddoti più significativi riguarda il momento in cui Don Pino cercò di parlare direttamente con i mafiosi. Nonostante sapesse che alcuni dei capi della mafia di Brancaccio non venivano mai in chiesa, decise di invitarli a partecipare a una messa. Voleva confrontarsi con loro e proporre una via di conversione. Questi boss non accettarono l'invito, ma il gesto stesso di Don Pino rappresentò un atto di grande coraggio, dimostrando che non aveva paura di affrontare la criminalità anche a livello personale. Una delle sue opere più importanti fu la creazione del Centro Padre Nostro a Brancaccio, un luogo di incontro per i giovani, dove venivano organizzate attività educative e ricreative. Questo centro era una sorta di rifugio dalla cultura mafiosa del quartiere.
Una volta, alcuni membri della mafia cercarono di intimidire Don Pino e minacciarono di bloccare le attività del centro. Lui, con il suo caratteristico sorriso, rispose loro: «Se volete fermare il centro, dovete fermare me». Continuò con le attività senza mai lasciarsi scoraggiare. Un altro episodio significativo riguarda una volta in cui i mafiosi di Brancaccio lo minacciarono apertamente, dicendogli di smettere di intromettersi nei loro affari. Don Puglisi, con la sua solita ironia e pacatezza, rispose: «Io non vi sto chiedendo di venire a messa, sto solo dicendo che quello che fate non è giusto». Questa risposta dimostrava il suo coraggio e la sua volontà di difendere il suo operato, senza cadere nella provocazione e nell'odio. Tuttavia, malgrado il suo sorriso e il suo coraggio, sappiamo come è andata a finire. Don Pino fu ucciso il 15 settembre 1993 davanti alla sua abitazione nel quartiere Brancaccio. L'assassino materiale fu Salvatore Grigoli, un sicario della mafia, che sparò a Don Puglisi alla nuca. Prima di essere colpito, Don Pino sorrise al suo assassino e gli disse: «Me lo aspettavo», una frase che Grigoli stesso ha poi ricordato durante il suo pentimento. Dopo il suo arresto, Grigoli fu messo sotto protezione e trasferito in un luogo sicuro. Grazie alla sua collaborazione, si riuscì a catturare molti altri membri della mafia. Partecipò anche attivamente al processo di beatificazione di Don Puglisi, in collaborazione con la diocesi di Palermo. Attualmente, Grigoli gestisce un piccolo bar nel nord Italia. Don Puglisi, riconosciuto martire della mafia, è stato ufficialmente beatificato il 25 maggio 2013. Oggi la sua memoria è viva non solo nella chiesa, ma anche nelle scuole, nei quartieri difficili, e tra coloro che lottano contro l'oppressione della criminalità organizzata. Viene ricordato come un prete semplice, ma di straordinario coraggio, che ha sfidato la mafia con il potere del sorriso, della fede e dell'educazione. La sua vita è diventata un faro per coloro che credono nella giustizia e nella speranza. Il suo insegnamento ci invita a credere che, anche nelle realtà più oscure, l'amore e la verità possono prevalere. Don Puglisi non è solo un simbolo di lotta alla mafia, ma un esempio di come, con la determinazione e il cuore, si possa cambiare il mondo, un'anima alla volta. La memoria liturgica del beato Don Pino Puglisi viene celebrata il 21 ottobre. Questa data è stata scelta dalla Chiesa Cattolica perché il 15 settembre, giorno del suo martirio, coincide con la festa della Madonna Addolorata. Quindi, per evitare sovrapposizioni con questa celebrazione mariana, è stata individuata una data diversa. Che il suo sacrificio continui a ispirare e che il suo sorriso resti per sempre un messaggio di pace.